Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti aspetta una sfida di letteratura che metterà alla prova le tue conoscenze su autori, opere e grandi classici italiani e internazionali. Si parte da domande più semplici, poi si sale gradualmente fino a un livello decisamente più impegnativo. Il quiz è composto da 30 domande, divise in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. In quale opera Dante Alighieri descrive un viaggio nell'aldilà? La Divina Commedia. L'opera è divisa in 3 cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, e descrive il viaggio allegorico del poeta attraverso i 3 regni dell'aldilà cristiano. Quale poeta latino ha scritto l'Eneide? Virgilio. L'opera, composta tra il 29 e il 19 a.C., è un poema epico in 12 libri che narra le vicende dell'eroe troiano Enea. Chi ha scritto Romeo e Giulietta? William Shakespeare. La celebre tragedia, simbolo dell'amore romantico, racconta la storia di 2 giovani di Verona separati dall'ostilità delle rispettive famiglie. Chi ha scritto I Promessi Sposi? Alessandro Manzoni. Manzoni adotta l'espediente del manoscritto ritrovato per raccontare una storia del Seicento ambientata in Lombardia, le vicende di Renzo e Lucia, ostacolati dal signorotto Don Rodrigo nel loro matrimonio. Come si chiama il burattino creato da Carlo Collodi? Pinocchio. Il celebre personaggio è il protagonista del romanzo Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, pubblicato per la prima volta nel 1883. A quale corrente appartiene Giovanni Verga? Il verismo. Corrente letteraria italiana tra il 1875 e il 1895, ispirata al naturalismo francese, che rappresenta la realtà in modo oggettivo e impersonale, focalizzandosi sulle condizioni di vita delle classi più povere. Qual è l'opera più famosa di Giovanni Boccaccio? Il Decameron. Raccolta di 100 novelle, considerata un pilastro della narrativa e della prosa. L'opera valorizza la nuova classe mercantile laica, in contrasto con i valori religiosi e cortesi medievali, e ha influenzato profondamente la letteratura italiana ed europea. Chi è l'autore dell'Infinito? Giacomo Leopardi. Composta a Recanati tra il 1818 e il 1819, fa parte degli idilli e poi dei canti ed è una delle liriche più celebri della letteratura italiana. Chi ha scritto Il Fu Mattia Pascal? Luigi Pirandello. Pubblicato nel 1904, è uno dei più noti romanzi dell'autore siciliano e tratta la crisi di identità e le maschere sociali, diventando simbolo dell'uomo moderno e dell'antieroe del Novecento. Chi ha scritto Il Piccolo Principe? Antoine de Saint-Exupéry. Capolavoro della letteratura mondiale, è un racconto poetico in forma di fiaba che affronta temi profondi come il senso della vita, l'amore, l'amicizia e la perdita.
Chi ha scritto Il barone rampante? Italo Calvino. È il secondo capitolo della trilogia araldica ai nostri antenati, insieme a Il Visconte dimezzato e Il Cavaliere inesistente. Quale autore ha creato Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes ha fatto la sua prima comparsa nel romanzo del 1887 Uno studio in rosso ed è protagonista di 4 romanzi e 56 racconti. Chi ha scritto Il nome della rosa? Umberto Eco. Pubblicato nel 1980, è il celebre romanzo d'esordio di Umberto Eco, un giallo storico ambientato nel Medioevo che ha conquistato il successo internazionale. Quale autore ha scritto Il vecchio e il mare? Ernest Hemingway. Pubblicato nel 1952, racconta la lotta tra un anziano pescatore cubano e un enorme pesce. L'opera contribuì all'assegnazione del premio Pulitzer e del premio Nobel all'autore. Chi ha scritto Se questo è un uomo? Primo Levi. Pubblicato nel 1947, è una delle più importanti testimonianze della Shoah. Primo Levi racconta la sua esperienza nel campo di concentramento di Auschwitz-Monowitz dopo la deportazione. Chi ha scritto Madame Bovary? Gustave Flaubert. Pubblicato nel 1857, è un capolavoro del realismo che racconta la tragica ricerca di felicità di Emma Bovary, insoddisfatta della vita di provincia. Chi, tra questi autori, è un esponente del decadentismo italiano? Gabriele D'Annunzio. I principali esponenti del decadentismo italiano sono Gabriele D'Annunzio e Giovanni Pascoli, il primo legato all'estetismo e al superomismo, il secondo al simbolismo e alla poetica del fanciullino. Chi è l'autore di Orgoglio e Pregiudizio? Jane Austen. Pubblicato nel 1857, è uno dei più celebri romanzi della letteratura inglese. Ambientato nell'Inghilterra rurale di fine Settecento, analizza con ironia la società dell'epoca. Chi è l'autore della raccolta poetica Ossi di seppia? Eugenio Montale. Pubblicata per la prima volta nel 1925, è l'opera d'esordio del poeta ligure ed è considerata una pietra miliare della letteratura italiana del Novecento. Chi ha scritto il romanzo 1984? George Orwell. Il romanzo introduce concetti simbolici come il Grande Fratello e la neolingua, denunciando i regimi totalitari e la soppressione della libertà individuale. È considerato il capostipite del romanzo distopico moderno e della fantapolitica. Difficoltà alta. Qual è l'opera più importante di Giuseppe Tomasi di Lampedusa? Il Gattopardo. Vincitore del premio Strega nel 1959, è uno dei grandi classici della letteratura italiana. Ambientato nella Sicilia tra il 1860 e il 1910, racconta il declino dell'aristocrazia durante l'unificazione d'Italia.
Chi ha scritto Alla ricerca del tempo perduto? Marcel Proust. Considerato uno dei massimi capolavori della letteratura mondiale, è un ciclo di 7 romanzi dedicato ai temi della memoria, del tempo e dell'inconscio. Qual è l'opera più importante di Franz Kafka? La Metamorfosi. Pubblicato nel 1915, è un capolavoro della letteratura del Novecento. La storia si apre con Gregor Samsa che si risveglia trasformato in un enorme insetto. In quale cantica della Divina Commedia Dante incontra Farinata degli Uberti? Inferno, canto 10. L'episodio è ambientato nel sesto cerchio dell'inferno, nella città di Dite, dove gli eretici, in particolare gli epicurei, sono condannati a giacere in sepolcri infuocati. Chi ha scritto il ritratto di Dorian Gray? Oscar Wilde. Pubblicato nel 1890, è uno dei capolavori del decadentismo. Il romanzo affronta i temi dell'estetismo, della bellezza e della corruzione, ed è considerato il manifesto del decadentismo europeo. A quale corrente letteraria appartiene Filippo Tommaso Marinetti? Il futurismo. Filippo Tommaso Marinetti è il fondatore del futurismo, avanguardia del primo Novecento nata in Italia, che esalta modernità, velocità, macchine e tecnologia, in netta rottura con la tradizione. Chi è l'autore del romanzo Gli Indifferenti? Alberto Moravia. Il celebre romanzo viene pubblicato nel 1929 ed è considerato un capolavoro del Novecento italiano, una lucida analisi dell'ipocrisia e del vuoto morale della borghesia del tempo. Quale tra questi romanzi è opera di Elsa Morante? La storia. Pubblicato nel 1974, il romanzo ha come tema centrale quello indicato dal titolo. La storia, intesa come insieme di guerre, potere e ideologie, è rappresentata come un meccanismo violento e oppressivo che finisce per schiacciare i civili e i più fragili. Chi è l'autrice del celebre romanzo Frankenstein? Mary Shelley. Scrittrice, saggista e filosofa britannica, è una delle figure più influenti della storia della letteratura ed è autrice di quello che è considerato il primo romanzo gotico di fantascienza. Chi ha scritto Aspettando Godot? Samuel Beckett. Scritta nel 1952 e rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1953, è considerata una delle opere più significative del teatro dell'assurdo e si concentra su 2 personaggi che attendono inutilmente l'arrivo di un misterioso individuo, Godot. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai una conoscenza ancora iniziale della letteratura, riconosci solo autori e opere molto noti, ma hai difficoltà a collocarli in movimenti, contesti storici e opere fondamentali. Con un ripasso di autori, testi e periodi letterari puoi migliorare rapidamente. Se hai fatto da 11 a 20 punti, hai una buona preparazione generale e conosci diversi autori e opere importanti, ma hai ancora alcune incertezze su testi meno noti, correnti letterarie e periodi storici. Con un approfondimento mirato puoi facilmente raggiungere un livello più avanzato e preciso.
Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti, hai una conoscenza solida e approfondita della letteratura. Riesci a riconoscere autori, opere e correnti letterarie con sicurezza, il tuo livello è avanzato. Padroneggi i contenuti principali e anche molti dettagli meno scontati. Sfida amici e parenti e scopri chi ne sa di più. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!